Oggi vi porto da El Taller, questo ristorante a Iseo che a me è piaciuto moltissimo e che voglio consigliarvi. Il ristorante si trova in questo borghetto molto pittoresco e offrono come proposta un menù degustazione di 5 portate utilizzando pesce di lago, verdure della loro azienda agricola che secondo me sono davvero il loro punto di forza e altri ingredienti locali. Vi faccio vedere tutti i piatti e poi parliamo del prezzo che vi assicuro vi sorprenderà positivamente. Il primo piatto è questa composizione di semplice anguria, barbabietola rossa e robiola, 3 ingredienti semplici ma dai sapori molto marcati e secondo me l'intenzione dietro questo piatto è proprio quella di comunicare la qualità degli ingredienti, al di là del fatto che l'abbinamento anguria e robiola, che io non avevo mai provato, è qualcosa di fenomenale. Come secondo piatto ci hanno portato scardola, terrina di verdure e bottarga di coregone. La scardola, che è un pesce di lago, è contenuta nella spuma bianca che vedete. Le verdure erano croccantissime, per questo qui dico che le verdure sono secondo me punto di forza del ristorante, e la bottarga di coregone dava un kick di sapore e affumicato che ci stava benissimo. Questo è uno dei piatti più equilibrati che abbia mai mangiato, nonché il mio preferito quella sera al ristorante. Il terzo piatto erano sardine in saor con questa glassa di salsa verde e gocce di carota e arancia. Le protagoniste erano certamente le sardine, le cipolle erano favolose perché erano croccanti e dolci allo stesso tempo. La salsa era molto leggera ma legava un po' tutti gli ingredienti, mentre le gocce di arancia rendevano il tutto un pochino più interessante e aiutavano a sgrassare il piatto. Nel complesso molto buono. Come quarto piatto avevamo questi tagliolini fatti in casa in un, se possiamo chiamarlo così, ragù di pesce un po' riduttivo, a base di coregone, cavedano, sardine in una salsa di pomodorini e peperone. La salsa era favolosa, leggermente piccante, la pasta era ottima. Secondo me il punto di forza di questo piatto era il cavedano essiccato, che aveva un po' la consistenza tipo bacon e un sapore incredibile, qualcosa di completamente diverso dal solito. Come quinta portata ti lasciamo la scelta tra due piatti che noi abbiamo preso entrambi, quindi ci sarà un piatto extra. Il primo era questo bollito estivo di manzo, estivo per il fatto che era fresco e le verdure erano stracroccanti, di nuovo verdure punto di forza. Il bollito era cotto alla perfezione, il sapore era bello marcato e sul fondo c'era un purè di patate e dello spinacino. L'alternativa invece era questo piatto incredibile a base di pappa di pomodoro, peperone arrostito e luccio. Il luccio era cotto alla perfezione. La pappa di pomodoro era qualcosa di assolutamente incredibile, ma il protagonista per assurdo era il peperone, che non so come l'abbiano cucinato ma aveva un sapore assurdo e dava questa nota di sbruciacchiato e affumicato al piatto che lo rendeva buonissimo, unico. Come dolci invece abbiamo preso questo sorbetto ai fichi che era buonissimo, prima volta che lo assaggiavo, e ce l'hanno servito su pesche calde, quindi c'era questo contrasto di temperature che secondo me era molto interessante, era qualcosa di diverso comunque, quindi buono pure il dolce. Il ristorante offre anche un percorso di 3 vini che noi purtroppo non abbiamo fatto, abbiamo preso un calice di Franciacorta, ma per tutto questo, vino incluso, abbiamo speso meno di 50 euro, che data la qualità degli ingredienti e della cena è abbastanza incredibile. Vi consiglio davvero questo ristorante, specialmente se volete provare un'esperienza culinaria di più alto livello senza entrare nell'ambito dello stellato dove si spende l'ira di Dio. Se lo provate fatemi sapere, secondo me ne vale davvero la pena, e non dimenticatevi di farmi sapere se vi è piaciuto il video.